I costi delle ads aumentano, ma spegnerle non è una soluzione. Al contrario, devi ottimizzarle per ridurre i costi e massimizzare i risultati. Ma come fare? Anche in questo caso vengono in soccorso i dati e in particolare un tool gratuito di Google. Stiamo parlando di Google Ads Keyword Planner. Scopriamo come funziona e perché non puoi farne a meno. E tu quanto sei disposto a spendere per un singolo click o magari per una visualizzazione che potrebbe essere anche un po' distratta rispetto al tuo messaggio pubblicitario? Bene, sappi che se stai pensando a una cifra puoi tranquillamente raddoppiarla o in alcuni casi addirittura quadruplicarla. Già, i costi della pubblicità e soprattutto quella online negli ultimi anni e in particolare negli ultimi mesi stanno aumentando vertiginosamente. Pensa che secondo l'Advertising Expenditure Forecast 2022 i costi della pubblicità in generale stanno aumentando del più 13% contro un'inflazione che in Italia sta toccando l'8%. In particolare i costi della promozione dei video online si stima che aumenteranno del più 7% nel 2022, mentre gli ads online su social e display cresceranno almeno del più 3%. Per darti un ordine di grandezza, oggi il costo medio per un click sugli ads di Google è in media tra 1 e 2 euro. In alcuni settori supera i 5 euro, ma questi sono solo i costi per portare un utente a visitare il tuo sito web o la pagina dedicata alla tua campagna di marketing. Poi riuscire a portarlo proprio all'acquisto, ti assicuro che è tutta un'altra storia. Se stai pensando che forse non puoi permetterti di pagare così tanto per un solo click, in realtà se hai un business non puoi permetterti di non avere delle campagne advertising attive. Se non ti fai trovare dai potenziali clienti, infatti, come puoi generare nuove opportunità? In particolare è importantissimo presidiare Google perché, come abbiamo già detto più volte nei nostri video, Google è il punto di partenza nella quasi totalità delle persone che cercano informazioni online. Chi cerca su Google infatti sta esprimendo un'esigenza attiva, quindi non essere tra i primi risultati sia con annunci a pagamento sia con i risultati cosiddetti organici, cioè tramite il posizionamento nelle prime posizioni della SERP, significa di fatto perdere enormi opportunità di business. Ma come fare quindi per evitare di bruciare tutto il budget su click che si rivelano del tutto inutili? La risposta è quasi scontata, partendo dai dati. Prima di lanciare qualsiasi campagna, sia su Google che su altri canali, devi partire studiando il tuo cliente target. Chi sia, cosa gli interessa, qual è la sua consapevolezza e così via, come abbiamo già visto e approfondito in molti altri video. Il primo step è però capire che cosa cercano online, quanto costano i click e quanto è agguerrita la concorrenza per queste ricerche. Di strumenti per studiare le ricerche su Google ce ne sono davvero tantissimi. Noi in particolare ti consigliamo di utilizzare il tool gratuito di Google, ovvero il Google Ads Keyword Planner. Se ti ricordi, in un video precedente abbiamo parlato di Google Trends, ma era lo strumento che ti consigliavamo per tracciare l'andamento delle ricerche nel tempo. In questo caso il Keyword Planner è lo strumento indicato per quantificare i volumi di ricerca mensili e soprattutto tantissime altre statistiche in modo totalmente gratuito. Ma andiamo a vedere come funziona in 5 semplici step. Innanzitutto, per accedere devi avere un account di Google Ads che puoi creare gratuitamente su ads.google.com tramite un indirizzo email di Google, quindi Gmail, oppure gestito da Google Workspace. Una precisazione: se non hai nemmeno una campagna Google Ads attiva non potrai vedere le metriche precise, ma Google ti indicherà dei range di ricerca per ogni keyword tra 0 a 10, 10, 100 e così via. Quindi ti consiglio, se vuoi fare questo studio molto bene, di attivare almeno una campagna con qualche euro al mese in modo da poter utilizzare tutta la potenza di fuoco di questo strumento. Una volta entrato nell'account Google Ads, devi andare nel menu in alto e poi su Strumenti Keyword Planner, in italiano strumento di pianificazione delle parole chiave. A questo punto hai due opzioni: puoi partire da una fino a un massimo di 10 parole chiave per trovare tutte le idee correlate, lasciando a Google il compito di identificarle per te, oppure se hai già un elenco di parole chiave che hai estratto in precedenza, magari attraverso altri tool, puoi inserirle tutte e analizzare i dati. Solitamente noi consigliamo di utilizzare il secondo metodo solamente nel caso tu abbia già le idee molto chiare, altrimenti puoi tranquillamente cominciare da una parola e trovare poi tutte le correlate. Facciamo un esempio inserendo la keyword ricerche di mercato.
Ecco, Google ha trovato le parole chiave correlate. Ci mostra per ciascuna i dati chiave sul volume mensile di ricerca e l'andamento sia nell'ultimo mese che nell'ultimo anno, quindi il costo per click distinto tra gli annunci in alto e quelli in basso nella pagina dei risultati, indica quindi il livello di concorrenza. Nei grafici in alto ti permette di capire l'andamento nel tempo delle ricerche, quindi la distinzione tra le ricerche da desktop e da mobile e poi la zona geografica, che può essere dettagliata fino alla città. Vediamo questa funzione che ha solo questo strumento gratuito di Google. Qui in alto puoi modificare nel menu la località, la zona geografica di cui intendi analizzare i volumi di ricerca. Puoi quindi selezionare una specifica regione, una città, un paese. Come vedi, questo strumento è assolutamente indispensabile per tutte le attività locali, proprio perché ti permette di determinare i volumi di interesse in una zona geografica molto specifica. E infine una funzione che non puoi trovare in nessun altro tool. Se selezioni le parole che secondo te sono più adatte, scegliendole per volumi di ricerca più alti ma al contempo concorrenza e costi inferiori, se le inserisci in un gruppo di annunci, poi andando nella sezione previsioni, il tool stima esattamente quanto otterresti con una campagna in uno specifico mese nel futuro che puoi scegliere in base al budget che puoi scegliere, stimando le conversioni che otterresti e i click. Se clicchi per modificare il budget e inserisci un valore altissimo, ti fa vedere qual è il massimo budget che si potrebbe utilizzare per acquistare tutti i click possibili, posizionandoti sempre ai primi posti con il tuo annuncio. Chiaramente questo valore va a indicare qual è il massimo spendibile su Google Ads e quindi dà un ordine di grandezza, ma se questo valore è troppo elevato rispetto anche a quanto puoi spendere tu, oppure se i risultati stimati di conversione di click sono comunque molto bassi anche con il budget massimo, allora significa che la concorrenza è davvero troppo alta oppure che ci sono davvero poche ricerche o entrambe le cose. Quindi in questi casi il consiglio è di ricominciare l'analisi scegliendo keyword diverse per capire se ci siano altre soluzioni, oppure valutare di utilizzare anche altri canali per riuscire a raggiungere il tuo target. Come diciamo sempre, i tool sono degli abilitatori e quindi anche in questo caso non dimenticarti che i volumi di ricerca sono delle stime. Ad esempio, se il tuo annuncio è scritto male, probabilmente nessuno ci cliccherà, quindi anche se il Google Keyword Planner aveva stimato dei volumi interessanti, ovviamente non ci sarà un match. Come avrai capito, guardare questi dati, incrociandoli con altri sul tuo target e sulle campagne dei tuoi concorrenti, ti permette sia di pianificare al meglio le campagne, evitando di sprecare inutilmente il budget, sia di comparare i risultati che stai ottenendo tu con quelli della media del tuo settore. Se hai domande su come utilizzare questo tool nel tuo caso specifico, oppure se vorresti che trattassimo altri software nei prossimi video, scrivici nei commenti o sui nostri social. Iscriviti al canale YouTube attivando la campanella e ricorda, Think Big Data!